Ogni famiglia ha la sua versione, ma solo una è la versione canonica. La ricetta depositata dalla confraternita del tortellino è la preparazione ufficiale dei tortellini bolognesi. Vediamo come realizzare i tortellini bolognesi seguendo scrupolosamente la ricetta classica. Per il ripieno abbiamo 450 g di parmigiano reggiano, quindi molto abbondante, una noce moscata intera, anche questo ingrediente si deve sentire per bene, 3 uova e quindi passiamo alla carne. 300 g di mortadella, se c'è del pistacchio levatelo, 300 g di prosciutto dolce, qui un prosciutto di Parma, ed infine 300 g di lombo di maiale, che rosoleremo al burro. Il sale solo se serve, solitamente no. Rosoliamo ad alta temperatura così da ridurre i tempi di cottura e non asciugare troppo il lombo. Per questa ragione non usate il burro, che vi si brucierebbe, ma il burro chiarificato o di lardo, così si può cuocere fino a 250 gradi senza far fumo. Fare il burro chiarificato è semplicissimo e veloce. Guardate il nostro video a riguardo sul nostro canale per imparare a farlo. Ora finiamo la cottura in forno. Cottura interna della carne 60 gradi per un lombo perfettamente cotto ma morbido e succulento. Facciamolo a pezzi e tritiamo tutto. Dentro il lombo, il prosciutto e la mortadella. Mischiamo tutto per bene e tritiamo più finemente. Un'altra volta, ancora più fine. Perfetto. Guardate il nostro parmigiano. L'abbiamo polverizzato con il Thompson. Scherzi a parte, basta setacciarlo per bene, ma è importante averlo molto fine. Lo uniamo a 2 mandate. Aggiungiamo il resto, la noce moscata, e che profumo! Guardate come l'impasto sta diventando ben compatto. Ora, visto che è tutto cotto, è il caso di assaggiare e se necessario aggiungere sale o più noce moscata. È perfetto. Dentro le uova, sbattiamole velocemente, incorporiamo il tutto, mischiamo, osservate la densità finale. Pronto, passiamo alla pasta all'uovo. Pasta fresca, 6 etti di farina e 6 uova. Prendete una farina ben elastica, possibilmente con un PL di 0,7-0,8. Se siete bravi e non fate molti scarti, con questo impasto userete tutto il ripieno fatto in precedenza e sfornerete ben 1000 tortellini. Altrimenti vi toccherà impastare di più. In tal caso provate a raddoppiare le dosi. Lo spessore della sfoglia è pari a 6 decimi di millimetro. Così è stato codificato. In pratica vuol dire fare una sfoglia fina, ben inferiore al millimetro. Dimensione ortodossa, 3 cm per lato, nocciolina di ripieno al centro di ciascun quadratino. Si piega a triangolo, sigilliamo, giriamo ed avvolgiamo intorno al dito. Eccolo qui, anche un bambino ci riesce. Comunque ve lo faccio rivedere al rallentatore. Triangolo, giriamo ed avvolgiamo. Leggera pressione. Pronto. Vedete quanto sono piccoli?
I più ortodossi vogliono che in un cucchiaio ce ne stiano ben 6 di tortellini. Proviamo. Perfetti. Per farne 1000 in un'ora la nostra Nicole non basta. Occorre reclutare 4 mani in più ed in un'oretta si fanno 1000 tortellini. Per le quantità, un etto a testa, circa 50-55 tortellini a persona. Ora che abbiamo i nostri tortellini, prepariamo un brodo degno. Così come per i tortellini, non reinventiamo la ruota. Fate un fondo bianco classico con manzo e gallina ruspante. E massimizzate i vostri tortellini. Guardate il nostro video a riguardo per tutti i dettagli su come fare un brodo di tale portata. Per la cottura in brodo ci vorranno circa 5 minuti. E buon appetito a tutti! E non dimenticare di iscriverti, di cliccare sulla campanella e di farci sapere nei commenti come fai i tuoi tortellini in brodo.